Andrea Pessino è una figura importante dell'industria videoludica internazionale. Italiano di nascita, sin da giovane si trasferisce in California, dove inizia la sua carriera. Dopo l'esordio con Blizzard, la consacrazione arriva in orbita PlayStation. Andrea fonda Ready at Dawn lavorando su icone come Dexter e God of War, sviluppando poi The Order 1886, la sua prima IP originale. In seguito si dedica alla realtà virtuale e dopo appena qualche anno il suo team viene acquisito da Meta. Ma dietro ogni sviluppatore, dietro ogni impresa, c'è anche un lato umano importante da raccontare. Questa è la storia di Andrea Pessino. Ciao, benvenuti! Ciao Andrea. Benvenuti alla casa Pessino, o Pessino Vineyards, seconda. Grande. Venite dentro. Grazie. Ciao Andrea, grazie per averci accolto qui a casa tua. Raccontaci chi sei e qual è il tuo ruolo nell'industria dei videogiochi. Io sono un programmatore e videogame developer. Mi scuso anticipatamente per il mio italiano come al solito, ci sarà un po' di intercalare di parole in inglese. Come si dice videogame developer in italiano? Sviluppatore, esattamente. Sviluppatore di videogiochi, originario dell'Italia. Io sono nato a Asti, cresciuto vicino a Varese. Dillo a Busto Arsizio. Busto Arsizio, esattamente, a Busto Arsizio per diversi anni. E vivo e lavoro in California dal 1990, dall'inizio del 1990. Devo confessare che ancora adesso a volte penso alla mia vita e mi sembra che sia la vita di qualcun altro, perché quando avevo 12-13 anni a Busto Arsizio, l'idea di partecipare al mondo dei videogiochi, l'idea di fare qualunque cosa remotamente connessa al mondo della tecnologia, men che meno fare quello che era il mio sogno, che era partecipare e capire come si potesse creare quello che amavo di più. Allora, quando io ero ragazzino, erano i primi giorni dei videogiochi, erano i giochi di arcade e poi i primi Commodore 64 e computer, per cui tutto sembrava che fosse in un altro universo, è chiaro. Essere riuscito a partecipare nel mio piccolo e a fare sia una carriera che amicizie, esperienze incredibili che ho avuto la fortuna di avere, ancora oggi mi è difficile crederlo, per cui mi fa sempre piacere poter condividere la mia storia per quello che possa fare quando mi viene richiesto. Tu hai fatto un percorso molto particolare, nel senso che sei partito dalla provincia del nord Italia e da giovanissimo, tra l'altro, ti sei spostato qui negli Stati Uniti, in California e tra l'altro seguendo un'avventura, quella dei videogiochi, che all'epoca non era certo un percorso come quello di oggi, affermato, anzi era visto in maniera molto diversa, probabilmente anche un po' ostracizzato. Ci racconti com'è successo tutto questo? Io ho sempre vissuto a seconda di alcuni parametri. Non è che mi sia svegliato un giorno adesso facciamo il piano, come facciamo? Questa è la sequenza di eventi e queste sono le cose che farò. È sempre stato tutto per istinto. C'è sempre stata in me, perché io non ho finito neanche le scuole superiori. Io ho fatto 3 anni di liceo classico e poi mi sono rotto le palle e mia mamma a momenti l'ha ammazzata perché era completamente distrutta emotivamente all'idea che io non finissi neanche la scuola superiore. Io lavoravo di notte sulle mie cose, studiavo le mie cose. La struttura di quella scuola in particolare sicuramente non era compatibile con il mio modo di pensare. Io e mio fratello siamo nati ad Asti, ma nostro padre si è dovuto trasferire per lavoro quando io compivo 6 anni e Andrea ne compiva 7
e nostro padre non ha voluto trasferirsi a Milano, noi ci siamo trasferiti a Busto Arsizio. Busto Arsizio non è un ambiente che stimola la creatività, è un ambiente di provincia lombarda dove la filosofia è molto sul lavorare e mettere via dei soldi, questo è il sogno. Andrea è stato proprio considerato la pecora nera della famiglia, perché lui aveva questa genialità che esprimeva in tutto ciò che lui amava. Quindi aveva questi insegnanti che lo adoravano e poi ciò che per lui non era inerente alle sue passioni a lui non interessava. Quindi aveva 10, non so, in greco, antico, e 0 in qualche altra cosa che a lui non interessava. Per il fatto di non aver completato un percorso classico di studi, veniva considerato, mi ricordo la definizione di un nostro zio, una pianta che cresce storta. Per cui tutti si aspettavano che fossi la pecora nera, che ho avuto anche anni molto molto difficili quando avevo 13 anni. Prima di compiere 14 anni mio padre è morto, aveva appena compiuto 42 anni ed è morto molto inaspettatamente ovviamente, e mia mamma era, ripeto, sono 43 anni e ancora non riesco a parlarne, è stato un periodo terribile. In tutti i miei anni di teenager non era che fossero molto, non solo non facili, erano molto molto scuri in ogni modo. E l'unica cosa che mi ha sostenuto era sia la musica e la mia passione per computing, per videogames, a questo punto ero già ossessionato con computers, volevo capire come si facesse, non era soltanto il giocare. Ogni volta che usavo qualche cosa, la mia mente immediatamente andava: come hai fatto a fare questo? Come l'hai creato questo? Volevo scrivere le mie cose. E quando hai quell'età, specialmente quando sei teenager, 15-16 anni, l'atto di creazione che computers, videogames, crei mondi, crei interazioni, crei esperienze simili a quello che tu fai quando scrivi libri o quando crei film, ma per me questo aveva un'attrazione, una magia assolutamente impossibile da resistere. Quando ha chiesto a nostra madre di comprare il primo computer, nostra madre ci ha creduto, e con enormi sacrifici economici, assolutamente, perché già era rimasta vedova e non avevamo una situazione finanziaria molto rosea, e all'epoca i computer costavano tantissimo. Nostra madre ha investito tantissimo per dargli questo computer, subendo le critiche, non so, dei miei nonni, degli zii, che vedevano in tutto ciò un qualcosa che assolutamente non aveva correlazione con nessuna carriera di possibile successo o con un qualcosa di concreto. Sicuramente mia madre ha avuto la creatività di comprendere che suo figlio aveva delle grandissime qualità e di crederci in senso molto concreto e, diciamo, sotto un certo profilo spaventoso, perché quando tu sei vedova, invalida, con 2 figli e non hai risorse economiche, fare un grosso investimento su un ragazzino che tutti giudicano così incapace di avere idee concrete per un futuro non è da tutti. Questo è il mio ufficio, questo è Radio Dawn Daxter poster, questo è quello originale, firmato dal team. È tradizione quando finisci un progetto di fare un poster. Primo titolo di Radio Dawn. Questo è il primo, sì, è il nostro primo. Questo poster è stato fatto nel 2006, quando è uscito fuori. I primi 10 sono andati a Sony, a varie cose, e poi cominciare dal 10 a 11, 12, siamo Didier, io e Ru, che abbiamo avuto quei numeri, ed è firmato da tutti. Ho anche quelli di tutti gli altri giochi che abbiamo fatto, ma questo qua rimane qui vicino al mio ufficio. Questo è il mio ufficio dove lavoro di solito. Scusate, un po' incasinato al momento perché giochi, parti per pinball, Nintendo Switch con Zelda controllers, perché ovviamente stiamo giocando con Tears of the Kingdom, Steam Deck, perché ovviamente stiamo giocando tutto il resto. Il nuovo arrivato, ancora impacchettato, e qui dove lavoro passo le mie giornate.
era gennaio del 1987, che ero alla stazione, stavo andando a Milano a rompere le palle a Apple di nuovo, avevo una nuova idea per un nuovo gioco, avevo fatto anche avevo un accordo con una società che faceva giochi board games, a Raw erano una società, facevano questo gioco si chiamava Settima Legio, che era popolare allora, e li avevo convinti, anche se loro odiavano i computers, li avevo convinti a fare una versione del loro gioco che fosse un ibrido, dove ci fosse sia il board game, roleplay game, e computer assisted, it was the computer part. Quindi sono andato ad Apple a cercare e non ero interessato neanche a questo. Ed ero alla stazione, nevicava e ho detto è inutile che continui così, non succede. Per cui ho preso l'altro treno, sono andato a Varese, sono andato da questa società che si chiamava Keysoft, che facevano software di gestione, invoicing, cose custom per società, e ho chiesto di parlare con il loro programmatore capo. Questo è venuto giù e gli ho fatto questo discorso, se ci penso adesso completamente stupido, dicendogli che ero il miglior programmatore che avesse mai incontrato, se non mi assumevano erano degli idioti. E mi ha detto davvero? E poi me ne sono andato, il giorno dopo mi ha chiamato, la settimana dopo ho iniziato in prova, e ho iniziato lì, e tutto di un momento guadagnavo di più di qualunque altra persona che conoscevo, per cui la mia vita è cambiata completamente già da lì, nell'87. Però non è che potessi resistere molto con software di gestione di cose. Dopo qualche mese già non ne potevo più. All'inizio del 1990 non ce la facevo più, siamo stati in una riunione, mi hanno rotto le balle, allora sono tornato alla mia scrivania e avevo tutti i miei magazine di programmazione, tutti per Apple, non per Macintosh, e ne ho preso uno e ho guardato a caso e ho trovato questa società a Santa Barbara che faceva videogiochi per Macintosh e small utilities per Macintosh, e ho pensato Santa Barbara, California, mi sembra un buon posto dove andare, no? Ho sentito che si sta bene e ho mandato un'email, e una settimana dopo ero in California e un mese dopo mi sono trasferito, e da allora poi tutto quanto è cominciato e continuato. Il momento in cui mi ha detto vado in America me lo ricordo perché è stata la circostanza in cui mi ha spiegato cosa fosse internet, perché nessuno sapeva cosa fosse questo internet, no? E io ricordo che non ho voluto sapere, quando fosse l'ultima volta in cui ci vedevamo, non ho voluto salutare. Ma noi parliamo di un'epoca in cui andare a vivere in California voleva veramente dire farsi una telefonata al mese con una scheda telefonica che ti costava un occhio, avere il problema effettivo del fuso orario, perché con 9 ore di differenza non era come oggi che ti mandi un messaggio, uno lo legge 9 ore dopo, cioè non c'erano neanche i cellulari, non c'era nulla, c'erano i telefoni fissi. Le prime tappe della tua carriera è stata quella di Blizzard. Hai lavorato a Diablo, Warcraft, e lì hai anche conosciuto alcune persone che poi sono state fondamentali, insomma, per la tua vita, per esempio Ru, con cui poi hai fondato appunto Ready at Dawn. Cosa ti ricordi di quei giorni? Io ho iniziato a lavorare un paio di mesi dopo che StarCraft è uscito. Il primo gioco su cui stavamo lavorando era StarCraft Brood War. Poi ho passato la maggior parte del mio tempo su Warcraft 3, che era il mio progetto principale. Ho lavorato sulla musica di Diablo 2 e sono stato in business per 5 anni, dal 98 al 2003, ed è stata una delle esperienze sicuramente più formative, più importanti, nel bene e nel male. Nel male non è che lo intenda dire in maniera assoluta, nel male nel senso che ogni esperienza nel fare videogiochi non è mai facile, ci sono sempre
difficoltà enormi, c'è una quantità di stress, una quantità di emozione che è difficile comunicare fin quando non sei nel mezzo, specialmente quando lavori su progetti che hanno tantissima attenzione, tantissime aspettative, ma è stato anche il periodo probabilmente dal punto di vista professionale di crescita maggiore per me. All'inizio ho avuto la possibilità di lavorare con queste persone che erano idoli, che lavoravano e creavano giochi in un modo che io non avevo mai avuto la possibilità di avere esperienza prima. I hope you all have a great time. It's really an honor to welcome you all here to our home in Southern California. We look forward to talking with some of you and meeting you over the next 2 days. Thank you again for coming and welcome to BlizzCon. Ed è stata anche l'opportunità di conoscere alcuni delle persone che sono state più importanti nella mia vita. Il mio partner Ru, con cui ho fondato poi Radiant Dawn nel 2003, era anche lui in Blizzard. Lui era un artista, concept artist, texture artist. Ru è uno di quegli artisti che può fare qualunque cosa, ed era anche un amico molto, molto vicino. La maggior parte delle mie esperienze professionali più importanti sono cominciate come amicizie, e sicuramente con Ru è forse la più importante di tutte. Ha sicuramente determinato i nostri rispettivi futuri per 25 anni ormai. Le mie giornate in Blizzard sono state un'esperienza indimenticabile. Ho anche avuto la fortuna di vedere i team originali. Il nostro team era molto piccolo, saremmo stati 12-15 persone e ogni mattina c'erano discussioni e ogni mattina io non riuscivo a credere che ero lì, è chiaro. C'è questa sensazione, come dire, sono qui e sto ascoltando, imparando e partecipando in questo processo. Per cui non si possono quantificare, è chiaro, l'arricchimento personale e professionale che deriva da una cosa del genere. Per cui ovviamente non è rimasto a quel livello per tutti i 5 anni, ci sono stati alti e bassi, però nel complesso è stato sicuramente il periodo, specialmente quando ripenso adesso, sia di maggior crescita professionale ma anche di massima intensità personale nella creazione di relazioni e di amicizie. Andrea è una creatura che vive soltanto in evoluzione, non è una persona che resterà mai ferma ad un punto, per quanto quel punto possa essere fantastico. Nessuna situazione statica gli può corrispondere. Quindi io credo e sono certa che finché lui avrà vita, arrivato al massimo di un punto, farà qualcos'altro, perché è una persona estremamente evolutiva. Io ho sempre avuto una passione per i console games. Quando ero in Blizzard, ovviamente, quando era PC Games, nessuno, era al vertice. Ma nel 2002, se mi ricordo bene, più o meno, Sony aveva annunciato che avrebbero fatto la PlayStation portatile, la PSP, e io l'ho visto come un'occasione. Pensavo che fosse un'ottima idea. Infatti avevo provato all'interno di Blizzard di mandare: "Ehi, cosa ne dite se esplorassimo la possibilità di portare qualche gioco, di fare qualche cosa, perché mi sembra una nuova piattaforma molto interessante." Loro non erano interessati, che ovviamente era PC Games. Ci sono voluti un altro 7-8 anni prima che tornassero su console. Ha funzionato bene per loro, non è un problema. Però a me rimaneva qui, anche perché io ho subito pensato che fosse un'occasione, perché allora se volevi fare AAA, allora dovevi andare sulla PlayStation 2, we're talking about, right? E ci volevano 50-60 persone, quella era la dimensione. Adesso sembra ridicolo, ma allora quella era la dimensione per una AAA
il gioco, e a me sembrava impossibile, chiaro. Io non so quello che faccio, non ho abbastanza esperienza per iniziare una nuova società e avere un progetto di quelle dimensioni immediatamente. Per cui 2 cose che sapevo e che non sapevo come farlo è che la PSP mi avrebbe dato l'opportunità di fare le cose a un ritmo più misurato, cominciando più in piccolo, 20-25 persone, quindi un progetto più manageable, e anche che avevo bisogno di partners. Se vuoi iniziare una nuova società, questo è il caso più che mai anche adesso, ma anche allora dovevi avere almeno le cose fondamentali coperte. Io mi sarei occupato della programmazione, io non sono mai stato un business person, per cui non mi interessava, non era una cosa che avrei saputo fare, e avevamo bisogno di un artista. Design, art, business, programming, queste sono le cose che dovresti avere. Design, non siamo riusciti all'inizio ad avere una persona specializzata, le altre 3 le avevamo, nel senso che questo tipo di Naughty Dog aveva idee simili alle mie, aveva finito di lavorare su Jak and Daxter e aveva già comunicato a Naughty Dog che voleva iniziare una nuova società in Orange County. Era un'altra cosa, c'era molto poco, comunicavamo console games e non c'era nessuno in Orange County, e aveva comunicato a Naughty Dog, l'aveva fatta nella maniera giusta, in maniera professionale, avrebbe finito il gioco, continuato a fare tutto il lavoro che doveva fare con la stessa determinazione che aveva prima, e aveva comunicato, e un comune amico mi ha detto secondo me tu lavoreresti bene con lui, vuole le stesse cose e magari sarebbe il partner giusto per te. Per cui ci siamo incontrati, abbiamo parlato, abbiamo deciso che l'avremmo fatto, e la prima cosa che io ho pensato, ho detto se riesco ad avere un mio amico Rue che viene con noi, lui era in Blizzard anche, allora ci siamo, abbiamo qualche cosa di speciale, perché Rue è un genio e ci avrebbe dato l'aspetto artistico che veramente volevamo. Ho chiesto a Rue e lui ha detto forse, che era abbastanza, e poi ha detto sì, per cui nel settembre 2003 abbiamo iniziato, abbiamo ufficialmente incorporated Radio Dawn, che erano basato sulle nostre iniziali, Rue, Andrea, Didier. If you took 1 part Naughty Dog and 2 parts Blizzard, you'd end up with Ready at Dawn Studios. Didier Malenfant, a former Naughty Dog senior programmer, along with former Blizzard employees Andrea Pacino and Rue Weir-Surya, have formed a new studio. A questo punto il fondatore di Naughty Dog, Jason Rubin, quando Didier stava andando via, gli ha detto le nostre reputazioni erano buone, e lui ha detto mi dispiace molto perderti, e dispiace a Sony se tu vai a lavorare da qualche altra parte al di fuori del nostro gruppo. Cosa ne dici se vi diamo Daxter da realizzare su PlayStation portatile? Ho detto certamente. I'm desperate. That's because they haven't tried. Dexter! Per cui abbiamo messo insieme un piano, un pitch, e siamo andati a presentarlo a Shu. Ed è una storia che dico sempre perché siamo andati su avevamo un designer candidato, è venuto con noi ed eravamo Rue, Didier e io. Siamo andati a presentarlo a Shu, a Foster City, Nord California, e abbiamo fatto la nostra presentazione. Tutto quello che avevamo erano le nostre parole, le nostre credenziali, e un libricino, una decina di pagine che Rue aveva creato di arte, e alcune descrizioni di design che alla fine sono diventate veramente il gioco, per cui la visione del gioco era abbastanza chiara fin dall'inizio. Abbiamo fatto la nostra presentazione e poi siamo usciti, siamo andati all'ascensore, stavamo lì. Shu è una persona molto comunicativa, ma è ancora giapponese, per cui è molto difficile leggere nel suo viso cosa avesse pensato. Ma il produttore è corso fuori dalla stanza, Grady, ci ha beccato lì davanti all'ascensore e ha detto è fatta, ce l'avete, facciamo il gioco.
che ovviamente non succede mai, però in realtà avevano già deciso prima ancora che andassimo a trovarli, a fare il nostro pitch, perché era una cosa fatta. Però mi ricordo ancora che Didier ha detto: gridiamo adesso o aspettiamo di arrivare di sotto? E da lì abbiamo cominciato. È cominciato la creazione di Daxter, che poi è stato il nostro primo gioco. È stato uno sviluppo difficilissimo, ma ancora fino ad oggi la mia esperienza preferita di tutta la mia vita per quanto riguarda la creazione di videogiochi. È stato riuscire a fare il primo gioco in qualunque nuova società è un traguardo molto notevole, molto molto difficile, e Daxter è stato difficilissimo da creare, per cui tutto il resto è storia, come dicono.